Benvenuti a tutti alla 10ª lezione di Power Query, Power BI. Oggi andremo a vedere come funziona il raggruppamento di una tabella e vedremo anche cosa sono i riferimenti. Guardiamo entrambi i punti perché sono abbastanza veloci da spiegare. Allora, cominciamo con i riferimenti. Mi sono già preparato un'importazione della solita tabella che sto utilizzando, quindi una tabellina da 300.000 record importata da SQL Server. Eccola qua. Allora, io qui, questo è il passaggio di importazione. Ho rimosso delle colonne sul passaggio successivo, in modo da lavorare con meno colonne e avere meno confusione nella spiegazione. Ricordo, per rimuovere le colonne si seleziona la colonna o le n colonne che si vogliono rimuovere, il bottoncino in alto rimuove colonne. Cliccando qui si crea il passaggio sotto. Si può fare anche in più step, quindi eliminiamo questi, poi questa la dobbiamo tenere, eliminiamo gli altri sempre utilizzando il tasto Shift e lui mantiene sempre un passaggio. Comunque, guardando il codice M, vi scrive tutti i campi che lui è andato ad eliminare. Bene, allora a questo punto qua io ho già fatto dei passaggi, mettiamo che ne ho fatti diversi o va bene anche da questo punto qua. Prima di iniziare a fare ulteriori passaggi vediamo cosa sono i riferimenti. I riferimenti non sono altro che un link alla serie di passaggi che ho fatto in questa connessione qua, tabella test. Quindi per crearlo come faccio? Vado tasto destro sopra questa connessione qua, questa tabella o query come vogliate chiamarla, e faccio riferimento, eccolo qua, vedete c'è la graffetta. Lui a destra mi crea origine, non ho la rotellina qua, ma vedo in alto, nella barra del linguaggio M, tabella test, perché fa riferimento alla tabella test. Volendo, cambiando il nome, se ne avessi altri, potrei ripuntarla in automatico. La riuniamo, tabella riferimento, così cambia anche di qua. Io qua posso continuare a fare altre logiche su questa, partendo da questa base dati che ho già precalcolato in un altro passaggio. Cosa mi servono i riferimenti? Se io devo fare un passaggio iniziale con n calcoli per arrivare a questa situazione qua e poi devo mergiare, devo unire altri campi che arrivano da altre tabelle oppure fare logiche di aggregazioni differenti per mostrare i dati in più modi, posso fare quanti riferimenti voglio applicando le logiche, ad esempio, da qui in poi per questo tipo di connessione e sempre andando a fare un altro link, riferimento, vedete, posso farne all'infinito e su questo secondo riferimento fare altre logiche e quindi ottenere risultati diversi. I riferimenti sono veramente potenti. Una cosa importantissima, se io faccio una modifica alla prima query qui, aggiungendo ulteriori passaggi, tutti i riferimenti le recepiscono in automatico. Bene, detto cosa sono i riferimenti, proviamo a fare un raggruppamento. Allora andiamo sull'iniziale così vediamo che cosa succede ai riferimenti poi e togliamo ad esempio questo campo numero. Ok, se io volessi fare un raggruppamento vedo subito che potrei andare a raggruppare filtrando ad esempio il campo della misura togliendo gli zeri. Così faccio già un primo raggruppamento. Mettiamo caso che però a me non mi basta, devo proprio raggruppare, devo sommare tutto il campo misura remaining quantity e aggregare, raggruppare gli altri tre campi al massimo. Allora eliminiamo il filtro che tanto non serve per l'operazione che facciamo e andiamo nel menu home, bottoncino raggruppa per. Ok, quando entriamo qua andiamo di default su avanzate così avete il pannellino completo. Allora, diciamo che vogliamo raggruppare per area, aggiungi raggruppamento, per CTRL K, aggiungi raggruppamento e tempo materia. Poi, cosa voglio fare della misura rimanente? La voglio chiamare rem quantity aggregata. Cosa voglio fare in questa colonna? Operazioni matematiche, quindi facciamo una somma ad esempio. Che colonna voglio sommare? La remaining quantity. Eventualmente posso fare altri passaggi se dovessi avere altre misure. Ok, eliminiamo questo passaggio superfluo. Premiamo OK. Ecco che mi crea il passaggio, rotellina, ricordiamo, se torniamo sempre in modifica
ed ecco che ho aggregato la mia tabellina, quindi avete visto anche, ho lavorato 300.000 record, dalla navigazione a qui è estremamente veloce. E qui ho raggruppato al massimo, vediamo cosa è successo ai riferimenti. Ecco che anche i riferimenti hanno subito la modifica che ho fatto nella tabella iniziale, perché sono linkati. Bene, direi che abbiamo visto tutto, i due punti sono stati fatti, abbiamo terminato anche la spiegazione della trasformazione del dato. Se volete approfondire ulteriormente, ricordatevi il sito che vi ho spiegato nelle lezioni precedenti, il linguaggio M. Sarà stata, penso, la ottava lezione, settima, ottava. E dalla prossima volta andiamo a vedere come legare le informazioni tra una tabella e l'altra. Se vi manca qualche punto o volete approfondire, usate Google, trovate un po' di tutto, oppure commentate e chiedetemi eventualmente la spiegazione più approfondita di alcuni punti. Bene, grazie a tutti, grazie per l'attenzione, ci vediamo alla prossima lezione. Ciao!